Benvenuto o bentornato su questo canale. In questo video verrà trattato un nuovo studio, condotto con metodi quantitativi e statistici, che mette in discussione la funzione moralizzatrice delle religioni. Secondo questo studio, le grandi religioni basate su figure divine moralizzatrici si sono diffuse in un'epoca posteriore al sorgere delle società umane complesse, e quindi non hanno avuto un ruolo nel loro sviluppo, cioè di come la fede collettiva in entità sovrannaturali e moralizzatrici è una conseguenza dello sviluppo di civiltà complesse e strutturate, non il suo motore, come si è a lungo detto ed ipotizzato. Un gruppo di ricerca internazionale coordinato dal Complexity Science Hub di Vienna ha studiato il ruolo delle grandi divinità nell'ascesa delle più complesse società umane. I grandi dei, definiti divinità moralizzatrici, perché sono quelli che puniscono le trasgressioni etiche e premiano i virtuosi. Contrariamente alle teorie prevalenti, il team di studiosi ha scoperto che le credenze nelle grandi divinità sono una conseguenza, non una causa, dell'evoluzione delle società complesse. Le religioni, sia politeistiche o monoteistiche, sono basate sulla fede in entità superiori, che tra le altre cose si occupano della moralità dell'uomo, proteggono i virtuosi e puniscono i trasgressori, ma questo concetto è tutto fuorché universale. Da tempo gli antropologi sanno che le piccole società tradizionali, quelle che un tempo, da una ingenerosa prospettiva, sono state definite pagane, credevano in divinità che poco si occupavano delle faccende umane, a patto che i fedeli le venerino e ottemperino alle offerte rituali per tenersele buone. Quando sono nate le grandi religioni moralizzatrici? Che rapporto hanno con la nascita delle società complesse e ben organizzate? Ne sono la causa o la conseguenza? A lungo si è pensato che la presenza di dei vigili sulla correttezza dell'operato umano fosse una prerogativa necessaria per lo sviluppo di società complesse e articolate su larga scala. In una piccola comunità dove tutti si conoscono, un comportamento scorretto e poco cooperativo è praticamente impossibile da non notare. Ma la comunità, quando è molto grande, con moltissimi individui, le maglie delle conoscenze si fanno più larghe e si ha più spesso a che fare con sconosciuti. Un comportamento antisociale può essere più difficile da rilevare e fermare. Per facilitare la cooperazione, serviva un sistema di sorveglianza. E che cosa c'è di più efficace di un occhio che veglia dall'alto? Della serie: attento, ti vedo e ti sanziono se fai il cattivo o ti ricompenso se fai il bravo. Ci si è sempre chiesto se siano nate prima le religioni moralizzatrici o le società complesse ed estese. Ora però uno studio internazionale pubblicato su Nature fa il punto su questa questione. Contrariamente a quanto ipotizzato finora, è più probabile che le grandi divinità moralizzatrici siano un prodotto, e non una delle cause delle società complesse. Gli scienziati del Complexity Science Hub di Vienna e dell'Università del Connecticut hanno utilizzato, per studiare un tema così sfuggente, un ampio database sulla storia delle civiltà umane chiamato Seshat, Global History Databank. Seshat è il nome della dea egizia della scrittura, del calcolo e della geometria. Il database comprende circa 300.000 voci sulla struttura sociale, la religione e altre caratteristiche di 500 civiltà del passato, sviluppatesi in 10.000 anni di storia. Il database Seshat è la raccolta più completa ed in continua crescita di dati storici e preistorici. Secondo Peter Turkin, docente all'Università del Connecticut e membro del Complexity Science Hub, direttore del database Seshat, da secoli ci si chiede perché gli uomini, a differenza di altri animali, cooperano in ampi gruppi di individui geneticamente non collegati e come collanti per tale cooperazione sono stati proposti nel tempo vari fattori come l'agricoltura, la costruzione di dighe e canali per la gestione delle acque dei fiumi, la guerra e appunto la religione. In ricerche di questo tipo, il database Seshat è estremamente utile, perché contiene dati sulle pratiche religiose e sulla complessità sociale di centinaia di civiltà dal Neolitico ad oggi. La complessità sociale si deduce da alcune caratteristiche come la popolazione, l'estensione territoriale, la raffinatezza delle istituzioni governative e dei sistemi di informazione e trasmissione della conoscenza. I dati sulle religioni includono invece la fede in divinità sovrannaturali che dettano i valori morali basati sulla lealtà ed onestà, i quali favoriscono la cooperazione sociale ed eliminano i conflitti, nonché la frequenza e la standardizzazione dei rituali collettivi. Gli scienziati hanno analizzato dati su 414 società in 30 regioni del mondo, praticamente in tutte, ed hanno riscontrato che le divinità moralizzatrici sono venute dopo l'aumento della complessità sociale, e non prima. La fede in entità sovrannaturali capaci di giudicare e punire o premiare è comparsa soltanto dopo la transizione da società semplici a società complesse, molto numerose e sofisticatamente strutturate, cioè quando la popolazione di queste società superò il 1 milione di individui.
Al contrario, i rituali regolari e standardizzati, come l'istituzione di un giorno settimanale dedicato alla preghiera collettiva o ai riti propiziatori per la pioggia o la fertilità o ai sacrifici in onore delle divinità, si sono sviluppati secoli prima delle grandi divinità moralizzatrici. L'ipotesi è che questi riti di gruppo abbiano agito da collanti dell'identità collettiva, dando alle popolazioni un senso di appartenenza a una realtà più grande e portando ad un comportamento più cooperativo tra i membri della società. Circa 12.000 anni fa le società umane si ingrandirono, tribù e villaggi si svilupparono in vaste città, regni e imperi nel giro di pochi millenni. Ma affinché società così grandi e complesse potessero mettere radici, era necessario mantenere coesione sociale e cooperazione, anche tra estranei. Molti ricercatori hanno spesso ipotizzato che l'elemento che ha permesso tutto questo è stata la religione. Secondo questo punto di vista, una religione funziona particolarmente bene, a questo scopo, se stabilisce standard universalmente accettati di moralità e comportamento e li impone con la minaccia di una punizione o premiazione soprannaturale. Questo può coinvolgere i cosiddetti grandi dei che giudicano chi si comporta bene o male, come nelle religioni abramitiche, cioè giudaismo, cristianesimo e islam. Oppure, come nel buddismo con il karma, che impone la moralità attraverso la cosiddetta punizione o premiazione soprannaturale dovuta alla reincarnazione peggiore o migliore in una prossima vita in base a come ci si è comportato nella vita attuale, tutto senza l'intervento di grandi dei convenzionali. Ma un nuovo studio, pubblicato su Nature, mette in dubbio il ruolo di questo tipo di religione moralizzatrice nel favorire società di ampie dimensioni e strutturalmente sofisticate. Una religione moralizzatrice non è il principale motore della complessità sociale, come avevano previsto alcune teorie, afferma Harvey Whitehouse, antropologo dell'Università di Oxford e tra gli autori principali dello studio, il quale suggerisce che le religioni moralizzatrici sono apparse dopo che erano già emerse società complesse. Anche se queste religioni possono aver contribuito a sostenere e far crescere grandi società, l'analisi spiega che non erano necessarie fin dall'inizio, affinché le società si espandessero e si articolassero in modo complesso. Le religioni moralizzatrici possono dominare il mondo di oggi, ma non l'hanno fatto in gran parte del passato dell'umanità, quando le persone in genere cercavano di placare dei volubili con la preghiera e il sacrificio, piuttosto che impegnarsi ad essere buone e cooperative con i loro simili. Le religioni moralizzatrici erano davvero non comuni, dice Edward Slingerland, storico e studioso di religioni dell'Università della British Columbia, che non era coinvolto in questo studio, e quando queste religioni sono emerse, si sono diffuse ampiamente. L'ipotesi delle religioni moralizzatrici, che gli autori del nuovo studio definiscono anche ipotesi degli dei moralizzatori, prevede che si siano diffuse perché hanno dato il via alle grandi società, che alla fine sono arrivate a dominare ampie parti del mondo. Le persone che vivevano in piccole tribù e villaggi spesso erano imparentate biologicamente o comunque si conoscevano bene, quindi era abbastanza facile sentirsi reciprocamente responsabili quando si trattava di cooperare e scambiare favori reciproci. Ma le grandi società richiedono la cooperazione tra estranei che potrebbero interagire anche una sola volta o mai nella loro vita, dice Slingerland. Di conseguenza, un gruppo di ricercatori, tra cui Slingerland e Aran Orenzayan, psicologo dell'Università Columbia della Gran Bretagna, aveva proposto che le religioni moralizzatrici, in particolare quelle con i grandi dei, fossero state necessarie per promuovere una cooperazione sufficiente a far decollare le società complesse. Alcuni esperimenti hanno scoperto che persone psicologicamente predisposte a credere nelle religioni moralizzatrici sono più collaborative. Studi storici hanno anche suggerito che l'ascesa di quelle religioni coincise con l'aumento della complessità sociale. Per esempio, uno studio del 2015 sulle società austronesiane, gruppo di popolazioni presenti in Oceania, in Asia sud-orientale ed in Madagascar, ha trovato grandi dei emersi dopo l'ascesa di società complesse, anche se il concetto di punizione e premiazione soprannaturale era apparso prima. Uno studio del 2017 sulla Scandinavia dell'era vichinga ha trovato risultati simili. Gli studi precedenti, tuttavia, si concentravano su regioni geografiche specifiche, mentre quello pubblicato ora riguarda tutto il mondo, si basa su questa banca dati chiamata SESHAT, che è una collaborazione senza precedenti tra antropologi, storici, archeologi, matematici, informatici e scienziati evolutivi e mostra, dunque, come grandi quantità di dati ben organizzati possano rivoluzionare lo studio della storia umana. Fino a poco tempo fa era impossibile distinguere tra causa ed effetto nelle teorie e nella storia sociale poiché mancavano dati quantitativi standardizzati da tutta la storia del mondo. Per affrontare questo problema,
Turkin, Whitehouse e Peter François dell'Università di Oxford hanno fondato Seshat nel 2011. Questo progetto è multidisciplinare ed integra le competenze di vari esperti di varie discipline in un database all'avanguardia e ad accesso libero. Decine di esperti di tutto il mondo hanno contribuito a raccogliere dati dettagliati sulla complessità sociale, le credenze e le pratiche religiose di centinaia di gruppi umani indipendenti, a cominciare dalle popolazioni anatoliche neolitiche del 9600 a.C. Hanno stabilito quanto una data società ha incominciato a credere nelle religioni moralizzatrici, insieme a vari indicatori di complessità sociale tra cui la popolazione, le dimensioni del territorio e la presenza di codici legislativi e tribunali. Gli autori hanno codificato queste informazioni in valutazioni numeriche e hanno utilizzato tecniche statistiche per calcolare un numero che riflettesse il livello di complessità di ciascuna società. Quando i ricercatori hanno confrontato la crescita della complessità sociale con la cronologia della comparsa delle religioni moralizzatrici, hanno scoperto che, nella grande maggioranza delle società, quelle religioni erano emerse successivamente, dopo che le società si erano espanse fino a raggiungere una popolazione di circa 1 milione di persone. I ricercatori hanno verificato che in quasi tutte le regioni del mondo per le quali si dispongono di dati, gli dei moralizzatori tendevano a seguire, non a precedere, gli aumenti della complessità sociale. Ancora di più, i rituali standardizzati tendevano, in media, ad apparire centinaia di anni prima delle divinità che vigilavano sulla moralità umana. Questo articolo su Nature ha incrinato sostanzialmente l'ipotesi dei grandi dei come motore della nascita di società complesse. I nuovi risultati indeboliscono anche l'idea che sia necessaria una punizione-premiazione soprannaturale per avere delle società complesse. Lo studio ha resistito a numerosi controlli di verifica, e quindi accettato ampiamente negli ambienti accademici di tutto il mondo, ma questo non significa che gli dei moralizzatori non abbiano avuto alcuna influenza sulle società complesse. Potrebbero aver aiutato a rafforzare la coesione e la cooperazione, poiché queste società ne conquistavano altre e via via comprendevano una popolazione più ampia e diversificata. Basta vedere come si è diffuso il politeismo greco-romano, il cristianesimo, l'Islam, il buddismo ed il confucianesimo in Asia orientale. Non sono tutte cattive notizie per l'ipotesi degli dei moralizzatori, dice Whitehouse. A far crescere la complessità sociale potrebbero aver contribuito anche altri aspetti della religione, come ad esempio l'arte sacra o l'istituzione di strutture sociali prettamente religiose, come gli ordini monastici con i loro effetti economici e politici. Per esempio, Whitehouse ipotizza che la standardizzazione dei rituali religiosi potrebbe essere stata cruciale per la creazione di organismi sociali religiosi paralleli a quelli civili, come i Templari o la Chiesa cattolica. Secondo l'analisi di questo gruppo di ricercatori, le prove archeologiche dei rituali corrispondono spesso ad epoche in cui le società sono diventate grandi, prima che comparissero le religioni moralizzatrici. Quando si tratta della nascita della complessità sociale, hanno scritto gli autori dello studio, il modo di adorare in definitiva potrebbe essere più importante di che cosa si adora. Tali rituali creano, quindi, un'identità collettiva e sentimenti di appartenenza che fungono da collante sociale, facendo sì che le persone si comportino in modo più collaborativo, promuovendo la cooperazione nelle società oltre le credenze religiose. Questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto e che tu l'abbia trovato interessante. In questo caso lascia un like e se non sei iscritto, iscriviti al canale, a te non costa nulla, ma per me è un aiuto per continuare e migliorare i contenuti del canale.